Parliamo dell'italiano dalla sede della Società Napoletana di Storia Patria, che è stata fondata dopo l'Unità. Quando l'Italia nasce come nazione nel 1860-61, l'italiano ha già alle spalle una lunga storia, che è una storia di derivazione dal latino, ma anche di progressiva conquista di un'autonomia rispetto alla lingua latina. Già nel Medioevo i monaci, i notai, i mercanti capirono che il latino come lingua della scrittura non bastava più e bisognava affiancare al latino la lingua che tutti parlavano, per usarla anche nei documenti di uso pratico nella scrittura. E poi venne la letteratura, inizialmente la letteratura d'amore, rivolta a un pubblico nuovo, e con la letteratura nacque anche l'esigenza di costruire una lingua comune, di raggiungere una unità partendo dalla molteplicità della nostra situazione linguistica. E con l'intervento di teorici e di grammatici tra il 300 e il 500 si stabilizzò l'italiano letterario, che poi fu fissato nel vocabolario degli accademici della Crusca. Quando l'italiano diventò lingua di tutti al momento dell'unità nel 1860-61, si era quindi già stabilizzato nella lingua delle leggi e nella lingua della burocrazia dei diversi stati italiani, dove era stato anche utilizzato come lingua della scuola. Dopo l'unità, l'italiano si avviava a conquistare nuovi spazi nel mondo contemporaneo e diventa lingua che comincia a fare il giro del mondo anche attraverso nuovi mezzi, come il cinema. Il teatro aveva già una sua lunga tradizione, nella musica già nel Settecento l'italiano aveva un suo spazio riconosciuto nelle diverse corti europee, e in questi nuovi mezzi di comunicazione anche i dialetti conquistano il loro spazio nuovo, i dialetti che hanno vissuto una storia di contatto continuo con l'italiano. E così la nostra storia, che adesso si proietta verso l'Europa e si apre a nuovi problemi anche di politica linguistica, è una storia che si svolge tra i due poli della unità e della molteplicità. Con questo corso proviamo insieme a comprendere l'italiano, la sua storia, il suo presente, anche per scoprire la sua grande bellezza.